Ed eccolo qua, DJI Mini 2, acquistato su Amazon al prezzo di 600 euro. E adesso andremo a fare l'unboxing insieme. Prendiamo un trincetto e scartiamo. Made for iPhone, ma è compatibile anche con Android. All'interno troviamo questa bellissima borsina, ben fatta, il materiale mi sembra di ottima qualità. Apriamo la cerniera superiore e qui troviamo tutto. C'è il nostro drone che da chiuso è grande quanto una mano. Guardate com'è bello. Poi qui ci sono tutti gli adesivi che dopo andremo a togliere. Adesso lo mettiamo qui da parte e vediamo cos'altro c'è. C'è questa scatolina, apriamo e all'interno ci sono vari libretti. C'è la guida, c'è questo qui che è per contattare il supporto. Questo invece è l'hub per le batterie, il libretto dell'hub. E questi sono due foglietti che riguardano le limitazioni di responsabilità e direttive sulla sicurezza. Qui in quest'altra scatolina vediamo cosa c'è all'interno. C'è il nostro trasformatorino. Ci sono varie cavette USB. Troviamo anche quest'altro che è USB normale a USB di tipo C. E questo invece è il nostro hub per le batterie. Possiamo caricare fino a 3 batterie. Davanti ci sono i rispettivi 4 LED per ogni batteria, in modo da vedere quando la batteria è carica. E nella scatola non c'è nient'altro. Poi dentro la nostra borsina troviamo il gamepad, joystick come lo volete chiamare. Bello pesantino, ma comunque ben fatto anche questo. Plastiche perfette, di qualità, gomma uguale, molto ben fatto, sì. Qui c'è il tasto power di accensione, il selettore per cambiare le varie modalità. Questa è la rotellina per muovere la fotocamera, lì per scattare le foto. E qui sotto troviamo le levette di comando che si avvitano. Questo si alza, c'è una molla e in base alla dimensione del telefono lo regoliamo e incastriamo il telefono nella sede. Questo è un cavetto USB che si stacca. Qui ad esempio c'è già l'ingresso per l'iPhone. Se poi abbiamo un altro telefono con l'attacco invece micro USB, prendiamo il cavetto specifico che troviamo nella confezione. Poi richiudiamo il tutto e lo mettiamo via. E adesso passiamo al nostro gioiellino. Togliamo tutti questi adesivini. Togliamo il coperchino della fotocamera delicatamente, perché la fotocamera, avendo il gimbal, è delicata. Qui ci sono altri adesivi. Vi ricordo che la fotocamera è in 4K. Rimontiamo la protezione. Questo è un accessorio che nel Mini non c'era, serve per tenere ferme le eliche dei motori. Qui c'è un altro adesivo, un altro ancora. Qui vediamo che i primi braccetti, quelli superiori, si aprono così, semplicemente spostandoli verso l'esterno, mentre quelli inferiori, quelli sotto, c'è un simbolo, vedete, con la freccia curva, e vanno spostati in questo modo, in senso diciamo orario, antiorario, dipende come l'aprite. Tolto l'ultimo adesivo, ecco qua il nostro drone. Qui c'è la porta USB per caricare direttamente la batteria e accanto troviamo l'ingresso per la micro SD, per la memoria, perché la batteria si può caricare anche direttamente inserita nel drone oppure nell'hub. C'è lo sportellino, l'alziamo, troviamo la nostra batteria. Ultra light 249 grammi, quindi essendo sotto i 250 grammi non c'è bisogno della patente. È veramente piccolo e leggero, senza batteria poi è una piuma, per dirvi quanto è leggero proprio il drone in sé.
Qui sotto c'è un pulsante che se lo premiamo e poi lo teniamo premuto inizia a lampeggiare. Quando si mette in modalità mi sembra di colore azzurro, lui diciamo crea una rete wifi che ci serve per scaricare in modo più veloce file video, foto direttamente sul nostro telefono tramite l'app. Serve solo per velocizzare la modalità di download, poi lo possiamo usare anche in modalità normale. E adesso richiudiamo il tutto facendo a ritroso. Mettiamo la copertura per fermare le eliche, in modo che quando andiamo a metterlo nella borsina o lo trasportiamo non si sciupino e non si rompino le eliche, cosa che succedeva con il DJI primo modello. Chiudiamo il bottone. Qui nella cernerina della nostra borsina troviamo delle eliche di ricambio e un cacciavite a croce per sostituire appunto le eliche. Poi troviamo come ricambio anche le levette di comando e basta, non c'è nient'altro. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map.